Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, mercoledì 9 luglio del 2025. Buona giornata a tutti qui da Obbligo di Riscatto. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, dai, ci siamo Henry. No? No, No, no. Ah, ci beh, sarebbe ci siamo piaciuto iniziare innanzitutto, così. Simo, ci siamo al 9 luglio, che è Mm, sempre una data importante per l'Italia e gli italiani, è vero. perché non so se vi ricordate, ma l'anno prossimo saranno 20 anni, io vi dico solo questo. L'anno prossimo è il ventennale della vittoria del mondiale. Quest'anno son 19 e quindi sempre una giornata importante. Però non ci siamo per il mercato del Milan, non perché non sia stato fatto niente ancora, ma perché siamo ancora in attesa, Simo, di questa fantomatica risposta del Club Brugge, che doveva arrivare ieri in serata e siamo ancora in attesa di capire cosa accadrà. Ecco, io non so se il Brugge stia prendendo tempo all'infinito perché deve cercare il sostituto, perché ancora non sa se lo vuol vendere a quella cifra o no, non sappiamo le motivazioni di questa lunga e logorante attesa, ma ve la raccontiamo, perché di fatto questo possiam fare, no, quindi Sì, oggi perché se la guarda viviamo insieme. Oggi guarda, non mi Mm. viene quasi nemmeno di chiedere i like, cioè perché se volete metteteli, ovviamente ci aiutate, vorremmo arrivare a 1000, ci date una mano, condividete, abbonatevi, iscrivetevi, solite cose per supportarci. Se volete fatelo, ma non mi viene quasi neanche di chiederlo in maniera in pompa magna, diciamo, perché come siete in attesa voi, siamo in attesa anche noi, perché non ci sono novità. No, il lato Bruges, rimaniamo anche un pochino a quello che abbiamo sentito dai colleghi ieri. Insomma, ieri i colleghi da Belgio, non Italia, la davano senza sostanziale novità, nel senso siamo fermi lì. E in effetti ieri è passato senza quasi colpo ferire. E quindi capiamo cosa si vuol fare da Bruges. Io capisco anche che vogliono trovare il sostituto, ma onestamente non penso che si sia bloccata per il sostituto, adesso con tutto il bene, ma Mh. puoi anche cedere il giocatore e poi se hai già imbastito tutto nel corso delle prossime 24, 48, 72 ore, quello che vuoi, vai a chiudere un'operazione che magari è già imbastito per il sostituto, non è che partono da zero tanto. Quindi è la nostra, cioè non è che la nostra, è la solita trattativa col Bruges. Paghi quello che chiedono, il giocatore parte subito, come è successo con De Kuyper, come è successo con Talbi in Premier. Se stai a trattare, eccetera, con loro vai lungo. Tutto Sì, qua. dovremmo capire quando uscì per la prima volta in maniera più concreta il nome di Yashari per capire quanti giorni sono passati, perché io non dico che ci avviciniamo alle tempistiche de Ketelare, perché no, perché son state decisamente più lunghe, però insomma iniziamo a prendere quella strada lì. Ecco, guarda, te lo dico proprio chiaro e tondo, spero dovesse arrivare sia l'ultimo giocatore che compriamo dal Club Brugge. Cioè, te lo dico, proprio sono molto onesto, perché le trattative non sono trattative queste, cioè sono, prodotti al prezzo di costo. È brutto, da dirla così, però è così. Cioè, un giocatore costa X e devi pagare X, non esistono trattative, non esistono compromessi, non esiste niente di tutto questo. Mm. Vabbè, è un Invece piccolo dubbiettino che ci sia anche un po' il nostro zampino in queste trattative lunghissime col Bruges mi viene. mh, Però, pensiero personale, visto che insomma altri giocatori dal Bruges non ci mettono questi 360 anni ad andar via. Ma forse, non so, o ce l'hanno con noi, non lo so, oppure forse ci siamo anche noi che ci mettiamo il nostro carico. Ma va bene. nel Ehm, senso che magari partiamo con offerte talmente basse che si innervosiscono? Forse? Ma andiamo avanti. Parliamo dell'attacco. Ho visto che è ritornato anche negli ultimi giorni di moda il nome di Victor Boniface. Prima di andare a registrare, mi stavo facendo veramente i conti della serva in tasca, del tipo,
Scusate, se ne abbiamo messi circa 25, facciamo proprio come se fossimo al mercato, ma proprio per stare alla larga. 25 per Ricci, Sì, 5 per Yajari, fanno 60, sì, più 30 per entrambi i terzini. Sono stato sì, basso, è 15 e 15, proprio sì, basso basso. Ok? Fa 30 e 60 fa 90. 90. 90 più la punta sono quanti altri? 30, 40 Eh, minimo? Sono 120? 130? È un mercato da questa esposizione qui. Più in teoria ti fermi, non devi fare nient'altro. sì. Ok. Sì, Rimango dubbioso allora perché sì, tipo se si apre la questione Vlahovic, che il cartellino non costa più niente perché va a cioè va a si libera dalla Juve perché c'è la rescissione con la Juve che gli paga lo stipendio, la vedo un'operazione più semplice per noi, visto che nello stesso reparto 5 mesi fa ne abbiamo già messi 35. Cioè vado a sì, logica. sì, sì, ma faccio anche un ragionamento diverso io. È vero, son tanti, probabilmente la punta verrà lasciata un po' verso il finale, perché comunque tu incassi adesso e, l'abbiamo ribadito più volte che non avremmo voluto incassarli, da un certo punto di vista, i 55, 56 di Reinders e i mettiamoci anche i 25 di Teo Hernandez. Oltre a questi, magari l'auspicio è prenderne una ventina da Musa o qualcosa in più da Musa, prendere i soldi magari da Okafor, capire cosa fare con i vari Adli, Bennacer, Pobega, eccetera, eccetera. Cioè comunque gli esuberi, apro parentesi, se riesci a piazzarli in caps lock, corsivo, grassetto, chiusa parentesi, magari ti danno loro il tesoretto per poi andare alla punta, altrimenti non dico che vai in pari con le cessioni che hai fatto e gli acquisti che farai, tolta la punta, ma quasi. Ecco, quindi io penso che tanto passi anche dai giocatori in più, i giocatori in più che non faranno parte con grandissime probabilità dei 17 o comunque della lista, no, della Serie A, quei giocatori in più lì ti devono portare qualcosa, altrimenti diventa difficile comprare un attaccante. Penso anch'io. Penso anch'io. Del tipo, siccome la punta sarà una questione di agosto probabilmente, Eh, lì sapremo quanti soldi in tasca avremo tra quelli che ci saranno rimasti e quelli che magari saranno aggiunti con le cessioni. Se le cessioni sono prestiti, mh, è dura. Se riusciamo a piazzare giocatori e porti a casa una cinquantina di milioni tra Chukwueze, Adli, Bennacer, Emerson Royal, Okafor, insomma, ce ne sono tanti da poter piazzare, e allora lì hai qualcosina da spendere in più per la punta. Se no, direi che è meglio concentrarci su un reparto, Henry, quello che in questo momento è totalmente vuoto praticamente, perché sì, ci sono giocatori, ma non sono praticamente considerabili titolari, e quindi è completamente vuoto, cioè quello dei terzini. Detto di una prima offerta, ma anche qui siamo ben lontani, perché insomma avevamo offerto 15 milioni per due allo Strasburgo e lo Strasburgo ne chiede 10-15 in più, quindi ne chiede quasi il doppio. D'altro canto, a sinistra avevamo iniziato a parlare con gli agenti di Archibald Brown del Ghent, ma poi dovremo andare a bussare al Ghent. E credo un'altra che squadra belga. sì, un'altra squadra belga in realtà, è vero. E quindi ci dovremo mettere nell'ottica anche qui di fare un'offerta probabilmente che non sarà tanto lontana dalle richieste dei due, magari qualcosa meno per via del campionato, ma insomma, non saremo tanto lontani. Insomma, sembra a volte un mercato tanto semplice del tipo, ma devi andare a trattare col Ghent, devi andare a trattare con Strasburgo. il Bruges, devi andare a trattare con lo Strasburgo, metti questi 15-20 milioni, porti a casa il giocatore. E non è così semplice in realtà, come stiamo vedendo sulla nostra pelle. Poi è il 9 luglio, ne mancano una cinquantina, quindi Sì. poco più di una cinquantina di giorni.
Ehm, inizia un po' diciamo così, il tempo a essere un po' giusto, non tantissimo, visto che, come abbiam detto, dobbiamo fare ancora 3, 4 in entrata, pesanti peraltro, e poi dobbiamo farne 5 o 6 in uscita almeno, non semplici. Simo, cioè io metto la firma, per avere entro la fine di luglio il centrocampista, senza stare a sbilanciarci sugli Asciari perché boh, comunque il centrocampista e i terzini. Cioè se ti resta agosto con qualche cessione da fare, la punta, ci posso anche stare. Ecco, anche perché una punta in realtà già ce l'hai, che è Santiago Jimenez. Il punto è che hai 20 giorni per fare i terzini e chiudere gli Asciari a questo punto, e non è semplice. Però per me quello sarebbe il ritmo giusto. Ecco, arrivare ad agosto con una rosa da sfoltire, cioè sistemare chi non farà parte della rosa l'anno prossimo, e ce ne sono tanti come hai detto tu prima, e poi andare a caccia della punta. Questo per me è lo scenario più ipoteticamente più corretto. Poi magari se andrà un po' più lunghi, un po' meno lunghi, non lo so. In tutto questo, un affare in uscita praticamente quasi fatto c'è, ovvero Morata per il Como, ma quando il Gala in Chiude pratica Osimhen. chiuderà Osimhen. Cioè il Galatasaray ha avuto la potenza economica per andare a prendere Osimhen al Napoli. Ass 75 milioni. Non tramite clausola in teoria, perché vai a fare un pagamento più dilazionato, quindi non è che fai un bonifico da 75 milioni, però sì. Anche perché lui avrebbe voluto rimanere lì, Era una tra le sue destinazioni c'era anche il Galatasaray preferite, ecco. Non c'era l'Al-Hilal, su cui ha sempre, diciamo, detto no. Invece oltre, vabbè, alle squadre vabbè, big in giro per l'Europa, c'era anche il Galatasaray. Bravi loro. Bella buon per per loro, loro. esatto. Buon No, per no, loro. esatto, buon per loro. A proposito di Como, tra oggi e domani, era anche attesa la risposta di Malik Ciao e aspettiamo anche questa. Ragazzi, è inutile che ci inventiamo le cose per fare click, eccetera. Siamo un po' qui in questo momento. È inutile che ci spacchiamo la testa in due per cercare di capire cose che magari non esistono. Siamo in attesa di eventi che si possono avverare in un modo o nell'altro e quindi fin quando non c'è un piccolo effetto domino, che quantomeno è portato da Morata che esce, Ciao che esce, Iasari che entra, eccetera, qui il mercato ne possiamo soltanto raccontare in, diciamo così, in eventi, ma non, cioè non in eventi, in possibili eventi, ma non ancora in Sì, fatti. in attese, in momenti di sospensione mi verrebbe da dire, Simo, cioè, esistono nel mercato, anche perché poi c'è l'uscita che ti sblocca altre magari 2 entrate, per dire Musa magari, no, arriva un'offerta dalla Premier di 20 milioni, 25 milioni, non so quanti, ti sblocca magari terzini in maniera agile, cioè son tutte cose che purtroppo dipendono l'una dall'altra, come hai detto tu, effetto domino, e stiamo qui a aspettare che caschino altre tessere. Eh sì, anche perché proprio per riesciare ormai siamo arrivati a una settimana da quando le abbiamo mandato l'ultima offerta. Cioè, no, penso che insomma la capacità di dire sì no, cioè, in una settimana Ci ci avranno possa essere. ragionato dai, ci avranno avran Là, capito là, come fare. addirittura, che ragionamento. Eh. Henry, grazie, ci vediamo tra poco. Ciao, a più tardi.